Ciao ragazzi, sono Nick00Leo e benvenuti in un nuovo video. Vedete che abbiamo un setup diverso, siamo al Formnext, in particolare Prusa ci ha ospitato nella sua stanza segreta, ha presentato la Prusa Core One, ce l'abbiamo qua. Che dire, sono innamorato, non me lo aspettavo, soprattutto perché Prusa aveva appena annunciato l'MK4S. Ringrazio Andrea che mi ha invitato qua e ci ha preparato appunto questa stanza. Tra l'altro è un video speciale perché ci sarà appunto l'introduzione e la spiegazione di questa Core One, ma ci sarà una sorpresa, rimanete fino all'ultimo perché Joseph Prusa potrebbe essere tra di noi. Non skippate, guardatevi la Core One ovviamente perché ci sono tante novità e direi che passiamo a vedere un po' tutte le features. Continuiamo con Prusa, non siamo nello stand ma gentilmente Andrea ci ha riservato una saletta privata. Abbiamo qua la Core One. Sono rimasto senza parole, non me l'aspettavo. Prusa alla fine aveva appena annunciato l'MK4S a settembre, anzi agosto. Sì, agosto-settembre. Perciò non me l'aspettavo, soprattutto con questo design. Diciamo, ciao a tutti i ragazzi, ormai penso mi abbiate... Sì, ormai c'è più lui che io sul canale. No, vabbè, comunque ormai la Prusa ha preso questa via dell'ottica B2B, ecco. Questa è una stampante che nasce sulla base, tra virgolette, della MK4S perché utilizza diverse componentistiche e questo per noi era molto importante e dopo spiegherò il motivo. Però l'abbiamo aggiornata con la cinematica Core XY appunto, perché dicevo che era importante che molte componenti fossero uguali all'MK4S perché molti dei nostri clienti sono farm, hanno tanti pezzi di ricambio già in casa e di certo l'ultima cosa che vogliono fare è cambiare tutti i loro prodotti. E questo è il perché del piatto appunto. Esatto. Piatto che nonostante abbiamo tenuto il piatto uguale all'MK4S o MK4, l'area di stampa è maggiorata del 30% perché abbiamo un'area di stampa di 25x22x27 d'altezza. Quindi il piatto è lo stesso, ma grazie alla cinematica abbiamo guadagnato un altro centimetro di area di stampa sul piatto e invece in altezza abbiamo guadagnato un 5 cm se non ricordo male. Direi ottimo. Poi cosa posso dire? Che ha la camera riscaldata fino a 55 gradi. Lo vediamo, cioè si vede che è bella premium, sì. Tant'è che appena l'ho visto ho detto il prezzo me lo aspettavo onestamente molto più alto. Esatto. E invece parliamo di 1349 per la precisione. Assemblata 1100 tipo? Poco meno di 1100 meno di 1100 in kit. Come vi ho sempre detto, Prusa, se siete nuovi è meglio assemblarsela e divertirsi, se siete una farm il kit è quello che fa, cioè l'assemblata è quella che fa per voi. Assolutamente. Perché è già possibile ordinarla, comprarla, spedizione da gennaio. Da gennaio, esatto. E mi hai detto che in realtà non l'ho visto sul sito, che ci sarà anche un kit di upgrade. Sì, esatto, a dire la verità c'è sul sito, ma poi sono sicuro che metterai il link. Link tutto in descrizione ovviamente. Che noi non lo chiamiamo upgrade kit perché non è un upgrade, ma è un kit di conversione, chiamiamo conversion kit, perché la stampante va disassemblata tutta e poi è tutta un'altra cinematica, tant'è che non me l'aspettavo. Bello di Prusa è che ti permette sempre di riutilizzare quello che hai, esatto, e di migliorarlo, quindi contro il consumismo che c'è adesso, che è faccio uscire una stampante ogni 2 mesi così l'utente medio la cambia perché c'è quella migliore. Esatto. Invece Prusa dice avete lì già dei pezzi, usateli, ovviamente non verranno utilizzati tutti, qualcosa vi rimarrà in mano, però intanto avete alla metà del prezzo, come diceva il kit sei sui 500 euro. Sì, probabilmente meno di 500 euro, già online il prezzo 4,89. Quindi meno di 500 euro avete una stampante nuova. Esatto. Potete tenervi l'MK4S per 2 o 3 mesi e poi decidete di fare l'upgrade, non dovete venderla che comunque si svaluta perché tutte le stampanti si svalutano, e piuttosto di fare svalutare la stampante ti fai il tuo upgrade, ti diverti, te la smonti, tanta roba. Altre novità, una cosa che ci tengo a dire è che con la Core One si può stampare PLA e PTG con la porta chiusa. Diversi competitor sappiamo che consigliano di tenere la porta aperta un po' per pararsi anche il sedere, nel senso che ti dicono se si clogga con la porta chiusa io ti ho messo l'avviso. Invece noi abbiamo montato 2 ventole nel retro e un sensore di temperatura che appunto regola la temperatura interna della camera. Grazie a questo ovviamente per noi era insensato avere una stampante chiusa e poi dover tenere la porta aperta. Giusto. È un dettaglio che però nell'uso di tutti i giorni ti dimentichi di aprire e chiudere la porta. Ultima cosa, abbiamo l'apertura totale
è 180 che gradi, se guardate esatto. nei vari gruppi di qualsiasi stampante vedrete che sicuramente qualcuno che ha rotto il vetro c'è, Esatto. intercambiabile, quindi si può mettere sia a destra che a Esatto. sinistra in base alle comodità, se avete una porta, se avete comodissima, filamento anche lì mi dicevi laterale, Esatto, e sulla destra. si può mettere anche sopra, eventualmente ci sia la necessità. spool holder. Esatto. Rilasceremo anche la webcam, si blocca a 90 gradi, sì. Perfetto. Rilasceremo la webcam e il filtro appunto ai carboni. Ok. Perché non abbiamo messo la webcam? Perché molti dei nostri clienti non la amano vogliono avere la webcam. ed è la ecco. motivazione per la quale Prusa in tutti questi anni sicuramente è una cosa che ha sempre saputo Esatto. che poteva aggiungere, non costa niente, Sì, sì. è già fatta. Esatto. Non l'ha mai aggiunta perché, come abbiamo sempre detto, l'ho sempre detto nelle mie video recensioni, ma anche la webcam sì, ma l'utente medio che compra Prusa è una persona che usa la farm, Esatto. che sa che Prusa è talmente affidabile che la telecamera non vi serve neanche, quindi Esatto, e ci tengo a fare un altro appunto perché la maggior parte dei rivenditori di webcam, telecamere, chiamatele come le volete, hanno un sistema, un software interno che è sviluppato da loro e quindi potrebbe avere delle backdoor, quindi potrebbero esserci dei bachi o dei comunque bug, possono eccetera. diciamo accedere ai dati della videocamera. Esatto, e questo per noi la sicurezza è molto importante, quindi compreremo l'hardware ma il software della webcam verrà sviluppato in casa. Ed è la dimostrazione ennesima che Prusa si fa tutto in casa perché lo vuole fatto bene. Esatto, quindi... esatto. Bene, sono super Sicurezza, contento. ripetibilità, qualità di stampa, cos'altro devo dire? Abbiamo tutto. È una Prusa, è una stampante a prova di bomba e quindi Joseph, se l'ha fatto Joseph posso farlo anch'io. Ci può stare una persona in piedi che pesa 150 kg, ti dico solo questo. Nella recensione da fare, palese. Assolutamente. Ultimo, ma non per importanza, è compatibile con l'MMU3. Esatto. Sarà montato sopra. Sì. Ma ci sarà qualcosa di specifico? Non lo so. Non si può dire. Perché l'MMU3, l'abbiamo sempre detto, è tra virgolette ingombrante, quindi il buffer uno e l'altro mi gasa. Questa cosa mi gasa perché il mio MMU3 inizia un po' a prendere polvere e non vedo l'ora di metterlo in gioco davvero con una stampante che ne può dare davvero. Non volevamo abbandonare il progetto perché il progetto MMU3, il MMU in generale, è il cambio colore più veloce attualmente sul mercato con singolo estrusore, ovviamente. Certo. È quello che spreca meno, quindi ovviamente... Ottimo, non vedo l'ora di provarla. Ti ringrazio per questa chiacchierata, è stato un piacere. Mi raccomando, seguite anche il suo canale, ve lo lascio qua sotto in descrizione. Grazie. E basta, ci vediamo. Ciao Andrea. Grazie. Se siete rimasti fino a qua, vi siete meritati la ricompensa perché abbiamo finalmente potuto intervistare Joseph Prusa, sono davvero onorato. Abbiamo visto la fabbrica settimana scorsa, uscirà il video comunque a breve, e poter intervistare una persona così importante nel mondo della stampa 3D come Joseph Prusa e fargli delle domande comunque particolari, secondo me ho cercato di scegliere qualcosa di diverso dal solito. Penso e spero di essere tra i primi in Italia. Andiamo all'intervista. Hi Joseph, it's an honor to have you here on my channel. Thank you for having me. I visited the company last week and was like amazing, and I'm here to interview you with some few questions. Let's start with the printables. This is like one of the biggest and the key of one of the biggest platform of 3D printing creators. And how do you invented it, and how did it manage to be that big and with the rewards that is giving to all the creators? I mean, when we were starting to work on printables, first it was called Prusa Printers, and that was like a trial around how to do all the UI UX, how to set everything up. But at that point of time, you know, there was no place which was very well taken care of, and I needed, for the 3D printing community to be flourishing, there needs to be a good place to share the models. So that is why we started to work on printables, and for us it is just a passion project. I mean, so you're making like no money on it. It's like giving away something to the community and to the creators that publish the. Yes. And you know, where we care about safety and preventing copyright infringement and all of that. Like, I really am happy that we can provide a nice place, and I'm incredibly proud of my team because it is really one of the biggest platform. Near the top, yes. Yeah, I think that too. Is your primary focus shifting towards business-oriented direction, or are you still looking for the consumer market? I think our machines were always special. We did not plan it that way, but I realized a little bit later. For example, the i3.
It turned out that it is affordable enough, so people can buy it even as a hobby. But thanks to us using it for production on our farm, it is reliable enough that like automotive companies are using Mark III S's to print jigs and fixtures. So it is incredible. I don't think there are other companies which can do this, and I think the same applies for the new Core One. But I would never, even though last year we released like the HD90, we have the new SLX system here, the industrial SLA machine. But that doesn't mean that we are just focusing on industrial. Okay. You have to realize or many people do not realize that we have over 1,000 people in Prague, so we can do both. Yeah. We can do both, and I think it is kind of special because our cheapest machine, the Mini, is around 400 euros, and then we go all the way up to fully automated Prusa Pro AFS system, which is just for like industrial automation. That's the secret of Prusa. That's the secret of Prusa. That they always work. They work well. So as we talked about before, you never put a camera on a printer because if the printer works, why you need to monitor it? So that's why even little customers can have like the Core One, and a biggest company can like buy 10 Core One and put them in a farm. So it's like a printer that doesn't have like a single target. I mean, it's good. And I think I can promise that we will never go out, that we will never leave like the consumer desktop market, because I mean we are one of the last men standing, and if we would stop, I think it is a big responsibility to. I take it in this way that we need to provide machines made in the West. Since moving to a fully in-house operation, how has your way of working evolved? Did you manage to resolve problems faster? And why did you bring all the system of production of PCBs in-house, if I can ask? I mean, we are incredibly integrated. Many people do not realize, but we do the hardware design in-house, we do hardware manufacturing in-house, we design the electronics in-house, we manufacture the electronics in-house, we write the firmware in-house, we write the software in-house, we do the production, like finalization, customer support, everything is in-house, including the materials, and not just the filaments, but even the resins we produce in-house. So this kind of integration, obviously, it is not the easiest way to go about it, but from our experience, it was the only way that we can keep the quality we want, and especially with the kit machines, we have to do much higher level quality checks than, for example, even automotive. So we need to test 100% of the parts. Yeah, we saw it when we went to the company last week. I was like amazed on how many times the part is being checked by a machine, then a computer, then a person, then X-ray, then another person. So you really check the same part like at least 10 times before going to assemble it and then retest it again, and then. Well, I hope we do not check the same part 10 times. But we check all the parts. Yeah. But there's one thing. You visited the factory, but I think a lot of people do not know that if you are coming to Prague, and if you ping our customer support, you actually can schedule a visit to our print farm. Yeah, we told it in the video because I think too that no one knows that if you are in Prague, you can visit for free. You have obviously to schedule a visit, but was really amazing. And what I saw is what you can see. So there is no secret at Prusa. I mean, on your machine, but I do agree. But we are not secretive because we want to be secretive, but we don't want to spoil the nice surprises. Yeah. But I mean, you are not hiding some secrets
sketchy thing on the firmware, you're not hiding some sketchy thing on the hardware. That's why you always been open source. And talking about open source, you think in the future will die this open source thing, or will remain alive? I mean, everything changed over the last couple of years, and it is for much deeper conversation, and I think we cannot make it justice right now. But I mean, open source originally in 3D printing was that, you know, I really enjoyed when I when I released the machine. Somebody took it, did an improvement, and released the improvements back. That was like it made sense for the industry. It could move much faster. But over the years, as everything got consolidated, the fact that we did the fact we shared all the files, they were used just to make one-on-one clones, which are just cheaper. Yeah, I saw it when I was shocked about how many clones there are of Prusa. And that is like not the spirit of why I love open source. It's to improve, not to copy. Yes, it's simple. But we share what makes sense, and we are finding new ways how to share as much of the design as possible. I think with the new Core One we will be sharing more files and more information than, for example, with Mark 4S when it gets out, because we really want. We are very excited how moddable, and I'm looking forward to see the crazy things how people will improve this. Yes. Yeah. Thanks. It was an honor. We are at Formnext, so I know you're busy, I know you're tired, and I'm really, I really, this is an honor for me to meet you and to interview you. So hope to see you again, and that's it. Such a pleasure. Thank you. Thank you. Nuovo setup, un nuovo giorno, perché ci stavamo dimenticando? È un optional, un nuovo accessorio che Prusa sta sviluppando, è un dry box essenzialmente, quindi un essiccatore passivo, diciamo un mantenitore di umidità, dove appunto si potrà posizionare il silica gel. Ovviamente questo è un prototipo, quindi infatti è scritto do not open. Do not open perché e ancora... non sappiamo se sarà di questo colore, non sappiamo bene come sarà. Allora molto probabilmente sarà nero, iniettato, molto probabilmente, esatto. Io spero che ci sia una finestrella per vedere il materiale, eccetera, però vedremo. Sicuramente ovviamente ci sarà il sensore di umidità. Comunque questo è un dry box passivo che verrà messo laterale, lo vedete già. Possiamo mostrarlo, stiamo attenti, però lo vedete già. Viene proprio inserito qua, non è come tutti gli altri dry box che possiamo vedere, anche quelli attivi, che dovete metterli in parte, non ci stanno, sono scomodi. La figata è che te lo metti qua dentro. Esatto. Sarà bello capire se si inserisce, poi lo posso aprire e mettere il filamento, o devo tirarlo fuori, metto il filamento, poi lo rimetto dentro, capire un po' di meccaniche. Ovviamente adesso, essendo un prototipo, non si sa ancora molto, però sicuramente interessante. Credo che neanche il portabobine sia quello definitivo attualmente. Ci sarà poi quello definitivo che ho già visto, forse, se sarà quello. Penso che poi sarà anche compatibile anche con la XL. Quindi tanta roba quella. Siccome a gran voce tutti ci chiedono un dry box o una soluzione per il contenimento dei filamenti, con questo tu puoi avere ogni filamento alla sua umidità, e quindi è passivo, non è attivo. Sì, però è già. Tiri fuori il filamento nuovo, lo metti dentro, sai che il giorno dopo è ancora buono, magari non stai stampando. Finché parliamo di materiali normali, tra virgolette, PETG, PLA. Esatto, non parliamo di materiali esotici tipo il PEI che dura neanche 24 ore. Già una soluzione così ti tiene il materiale secco, tra virgolette, per tanto giorni, tempo, anche per settimane. Quindi credo che sia una soluzione ottimale, non è un palliativo, è una soluzione effettivamente studiata per questa stampante, ma è, a parer mio, facilmente adattabile anche alla XL. Sì, l'hai detto, forse è adattabile all'XL, quindi mi stupisce sempre Prusa che pensa sempre a tutta la sua linea di stampanti, non è come le altre compagnie che guardano il futuro, che facciamo una nuova stampante con le nuove funzioni, quella vecchia, mi dispiace, ti arrangi, sì, la supportano ancora, ma spostano proprio il focus solo sul nuovo. Prusa invece l'XL, che per quanto nuovo ormai ha più di un anno,
un anno e mezzo quasi, sì. da quando è annunciata ancora di più. E la sta ancora supportando, quindi telecamera che probabilmente sarà compatibile, questo che probabilmente sarà compatibile, è bello. La telecamera è già assicurata. È assicurato, ok, Sì, ecco, sì, quello sì. è tanta roba. È bello che non deve, tra virgolette, rosicare l'utente Esatto. medio perché ha appena comprato la stampante ne è uscita con una nuova con delle funzioni Esatto, nuove. perché io dico che è facilmente e che sarà integrabile con l'XL, perché se abbiamo gli accessori e le MMU che sono compatibili nell'ecosistema, ovviamente non con l'XL, le MMU, Sì. perché questo non dovrebbe essere compatibile con l'XL, siccome da quello che ho visto i buchi anche per lo spool holder Ok. sono gli stessi o molto simili, a parer Potrebbe mio, essere, sì. Oppure ci saranno due spool holder Sì, o magari ci diversi, sarà ma- uno spool holder, tanto quello dell'XL, se non sbaglio, c'è una vite qua che si va a attaccare. ok, le Hai capito? T-nut, le T-nut. Ecco, quindi ci sono la femmina dentro che si può muovere, Esatto. e c'è la vite che quando una volta chiusa spinge contro e quindi poi non si muove. Quindi secondo me facilmente si dovrà cambiare lo spool holder, si stamperà, si vedrà, magari arriverà direttamente con il dryer. Tanta roba, tanta roba. Eh sì, è un accessorio, come hai detto tu, anche la webcam sarà un accessorio, il filtro a carboni sarà un accessorio, perché questo... E mi hai già, tra virgolette, spoilerato, questi sono alcuni degli accessori che ha in mente Esatto. Prusa. Chissà che in un futuro possano sviluppare altro, o non ho la minima idea di avere cosa possono fare. Come ho già detto, questa è la nostra nuova base, Sì. no? Quindi è una stampante nuova per noi, fa parte dell'ecosistema Prusa, quindi diciamo non è che te lo devo dire io, ma è facilmente intuibile Certo. che questa è la prima interazione della Core One e vedremo cosa ci riserverà il futuro. Comunque, ho fatto un'intervista con Joseph, sono ancora un attimo Stordito. perché è vero, una persona super interessante, Sì. e mi ha confermato che Prusa, noi ne avevamo parlato prima, che queste qua magari erano più verso che Prusa sta andando più verso il business, che Sì. questa era più verso il business. Non è vero, mi ha detto, sappiamo bene che Prusa ha più di 1000 dipendenti, lui mi ha detto, c'ho talmente tanti dipendenti che posso sviluppare sia la roba per il business, come l'H90, come Giusto. tutto il sistema di cambio piatti, che quello è palesemente per il business perché il prezzo è per il business, e poi posso sviluppare anche questa stampante che è a metà. che è a metà, ma perché lui ha detto le mie stampanti sono sempre state a metà, nel senso Sì, che sì. non c'è mai stata una stampante da 100 euro solo per il consumer che andava tra virgolette male, quindi che il consumer magari dovesse smanettarci. È vero? Le sue stampanti fin dalla i3 Sì. hanno sempre funzionato, e quindi c'è chi li usava come farma, c'è chi li usava come stampante personale, e quindi questo mi ha, tra virgolette, anche un po' rassicurato, perché avevo paura che Prusa lasciasse, poi ne avevamo già parlato anche nelle altre recensioni, Prusa sta puntando al business. No, abbiamo la conferma da Joseph, Prusa ha a cuore tutti i suoi utenti, sia quelli business, per il quale svilupperà tutte delle soluzioni business, e sia quelli consumer, Esatto. quindi quelli un po' più Diciamo base. che secondo me il target è il business, Ok. però facilmente una stampante così può essere Sì, è utilizzata. accessibile anche per il consumer. Ovvio che poi c'è la linea Prusa Pro, che Certo. lì è Pro e quindi siamo su un altro scalino, però come hai detto tu e come ti ha detto Joseph, secondo me il prodotto è Pro, è professional, Sì. o comunque Improntato per- B2B, sì. però è facilmente accessibile, come hai detto, anche al B2C. Bene, sono contento, non vedo l'ora di provarla. Questa Core One esce a gennaio, abbiamo detto, Esatto. dovrebbero iniziare a spedirla direttamente a gennaio, già preordinabile, quindi link in descrizione per preordinarla. No, non è preordine, è proprio ordine. Sì, Sì, ordine sì. che poi verrà spedito a Esatto, gennaio. sì, sì. Figata, sono già in produzione, immagino. Possiamo dire di sì. Ci stanno sicuramente già lavorando intensamente. Bene, quindi andate a fare la visita in Prusa magari. No, no. Esatto. E niente, grazie mille Andrea, No, niente, ci vediamo. figurati. È stato un piacere. Per il video di oggi è tutto, grazie per la visione. Mi raccomando, commentate qua sotto se volete sapere le nuove funzioni o se avete qualche domanda, magari Andrea vi risponderà. Ringrazio nuovamente Prusa, lasciate un bel like, stiamo crescendo davvero parecchio. Uscirà a breve anche il video del Formnext, quindi mi raccomando, schiacciate anche la campanellina se volete vedere i prossimi video. Stiamo cercando di alzare l'asticella sempre di più, quindi sempre più qualità, sempre meno, diciamo, recensioni, ma anche qualcosa di particolare. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, lasciate like e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.